Ma buonasera a tutti e ben ritrovati alle risposte del giovedì, una serie di mini pillole che sono risposte alle vostre domande o ai vostri commenti. Oggi rispondiamo ad una nostra amica che si chiama Maria Cristina Gagliardi. Ciao Emanuela, grazie per i consigli, come sempre utilissimi. Ho una domanda. Dato che quando si suona il piano le note tendono a diventare crescenti e viceversa quando si suona il forte le note tendono a diventare calanti, ho notato che io erroneamente correggo l'intonazione riaggiustando il volume. Praticamente l'esercizio che cerco di svolgere diventa inutile per migliorare la dinamica. Hai qualche consiglio per evitare di ricadere in questo errore? Suono da poco più di un anno. Grazie, ciao. Questa domanda di Maria Cristina è molto interessante e sono sicura che può essere utile a molti di voi. La prima riflessione che mi sento di fare è quella che riguarda appunto le dinamiche, perché quando si incomincia a studiare uno strumento musicale, spesso le dinamiche vengono completamente trascurate e questa è una cosa un pochettino negativa. Perché sì, è vero, all'inizio giustamente bisogna imparare a suonare, a leggere la musica, a produrre il suono, è già tanto se il suono viene fuori in maniera anche abbastanza intonata. Stare a pensare anche di cambiare la dinamica diventa una cosa un pochettino troppo complicata. Però secondo me è un grave errore, perché ogni allievo, se portato alla luce di quello che è anche la possibilità dinamica dello strumento fin dalle prime lezioni, alla fine la dinamica la suona e la suona anche abbastanza bene. Noi abbiamo la tendenza di escludere dalle nostre sessioni di studio delle cose che invece sono molto molto importanti. Il consiglio che do sempre ai miei allievi è: una parte dell'esercizio lo suoni pianissimo, una parte dell'esercizio lo suoni mezzo forte, un'altra parte la suoni forte, oppure tutto l'esercizio, se magari è abbastanza corto, diciamo, si suona tutto piano, tutto mezzo forte, tutto forte. Questo è importante perché sì, i primi mesi di studio si fa molta fatica a fare questa cosa, però con una corretta impostazione, alla fine non è che sia poi così tanto complicato da fare. Si può fare, insomma. Oltretutto, studiando con le dinamiche, lo studio diventa anche molto più interessante, perché suonare tutto forte come la nave che esce in porto, non mi sembra proprio il massimo della vita. Maria Cristina attua una strategia giustamente di compensazione, perché giustamente dice: se sono galante aggiusto il volume, se sono crescente aggiusto il volume. Ovviamente questo, e lei stessa si rende conto della cosa, non è una cosa assolutamente corretta. Perché quando suoniamo piano la nota diventa crescente e quando suoniamo forte la nota diventa calante? Beh, ci sono delle cose che riguardano proprio l'impostazione, perché quando si suona forte si manda tanta aria e quindi si tende ad aprire un pochettino l'impostazione, quindi a rendersi un pochettino calanti, e poi soprattutto quando si suona forte, avendo una quantità di aria maggiore che va nello strumento, le nostre cavità, la gola, palato molle, la lingua, eccetera, lavorano in un determinato modo che porta la nota ad essere calante. Viceversa, quando noi suoniamo piano, avendo meno quantità di aria che deve girare nello strumento, tendiamo a stringere un pochettino di più l'impostazione, quindi già di natura diventare più crescenti, ma anche le cavità interne diventano più piccole e questo va a modificare l'intonazione. Ci sono determinati tipi di strumenti che questa cosa qui la enfatizzano tantissimo. Il clarinetto e il sax sono strumenti che enfatizzano questa cosa assolutamente. Però la buona notizia è che c'è una soluzione, ovviamente, a questo problema. La prima cosa da ricordarsi sempre è che l'impostazione deve essere a posto, perché se io ho già di partenza un'impostazione che non funziona, posso fare tutti gli aggiustamenti che voglio e che adesso ti insegnerò, ma non serviranno assolutamente a niente, perché se l'impostazione non è a posto non serve nulla. Quindi se l'impostazione non è a posto, la prima cosa da fare è sistemarla, assolutamente, mi raccomando. La seconda cosa da fare è ovviamente di introdurre le dinamiche all'interno della propria sessione di studio. Questa è una cosa molto importante di cui parlavo anche prima. Vediamo alcuni esercizi che ci permettono di sistemare questa cosa. Prendo il sax alto, ma potrei prendere il clarinetto, il tenore, il soprano. Qualsiasi strumento si comporta nella stessa maniera, quindi uno vale l'altro, insomma. Però, prima di ogni cosa, io ho visto dalle statistiche di YouTube che molte persone che guardano i video, quasi il 70%, non sono iscritti al canale. Come mai?
Se non sei iscritto e ti iscrivi, mi lasci un commento, mi lasci un like, aiuti l'algoritmo a capire che questi contenuti sono utili alle persone e quindi a portarli un pochino avanti. E questo perché è importante? Perché così io continuo a crescere e riesco a fare questi contenuti che saranno sempre gratuiti sul canale. Quindi per me è molto importante crescere perché crescendo ho la possibilità di continuare a farli. Quindi se non sei iscritto, iscriviti, lascia un commento o lascia un like, mi raccomando. Andiamo a vedere come inserire all'interno della propria sessione di studio alcuni esercizi che ti possono aiutare nell'intonazione. La prima cosa da fare è munirsi di un accordatore, perché l'accordatore, soprattutto nei primi anni di studio, ma anche dopo, è molto importante, ci ridà un metro per capire se stiamo facendo bene o male. Perché, come voi sapete, io con l'intonazione sono un po' fissata e quindi è molto importante utilizzare l'accordatore. Magari quando si è diventati particolarmente bravi si utilizza una volta a settimana. Quando si è ai primi anni di studio io consiglio di utilizzarlo spesso, il più spesso possibile. Ne vale la pena utilizzarlo. Poi oltretutto oggigiorno con le applicazioni gratuite sui cellulari non devi neanche spendere €1 per andare a comprare fisicamente l'intonatore. Quindi sfruttalo perché è un valido alleato per il tuo studio. Facciamo finta di voler prendere una nota, di voler giocare con la dinamica e di mantenere sempre l'intonazione. La prima cosa che devo fare è incominciare a giocare con la dinamica e per il momento la questione intonazione posso anche un attimino lasciarla da parte, è una cosa che farò subito dopo. Andiamo a vedere come fare. Prendo il sol e lo suono mezzo forte, tranquillo, senza esagerare troppo col forte e senza esagerare troppo nel piano. Una via di mezzo. Da questo mezzo forte scendo di volume. Finché la nota non sparisce e da questo mezzo forte salgo con il volume. Una volta che sei diventato bravo, diventata brava a fare questa cosa, parti dal pianissimo e vai al fortissimo e poi dal fortissimo scendi al pianissimo o viceversa dal fortissimo al pianissimo e dal pianissimo al fortissimo. Ci si può un po' giocare con questa cosa a seconda della mood che hai in quella giornata lì. Una volta che questa cosa è in ordine, prendi il tuo accordatore e fai delle prove per capire se l'intonazione è a posto. Prendiamo il telefono e vediamo subito se è tutto in ordine. Apro la sezione accordatore, questo è un accordatore che si chiama Sound Corset. Ok? Vediamo se è tutto a posto. Mezzo forte. Se avrai notato, la nota, anche se di poco, giustamente ha incominciato a crescere un pelino. Questo è del tutto normale perché quando vado a suonare piano tendo a stringere. La soluzione qual è? Continuo a soffiare, non vado a chiudere l'impostazione per far calare la quantità di aria, ma lo faccio con i miei muscoli addominali. È per quello che bisogna avere una buona impostazione di partenza. Quindi, morale della favola, quando devo calare la nota di volume, non vado a bloccare il flusso dell'aria chiudendo la mascella, cosa che fanno tantissimi, che viene quasi naturale da fare. No, non lo faccio così, lo vado a fare con i miei muscoli addominali. È per quello che bisogna essere molto ben istruiti su come utilizzare anche i muscoli addominali, capire come funziona il diaframma, eccetera, eccetera. Quindi, soluzione al problema: quando faccio i suoni diminuendo, non stringo, ma lascio l'impostazione identica, diminuendo il flusso dell'aria con i muscoli addominali. E alcuni potrebbero dire, vabbè, come devo fare? E in quel caso bisogna smorzare la pressione aerea facendo lavorare un pochino di meno i muscoli addominali. Giustamente. Problema opposto. Suono forte, la nota tende a calare. Vediamo un po'. Sempre sol, Hai visto che succede? L'intonazione si perde completamente. Anche questo caso è molto simile a prima, perché quando io vado a soffiare più forte, tendo invece a mollare i muscoli dell'impostazione
e quindi la nota che fa? Se ne va giù di intonazione. Questo è un problema che anche questo si può risolvere pensando che quando suono più forte non è la mia bocca che deve aprirsi di più per far passare più aria, ma sono i muscoli addominali che in questo caso lavorano meglio perché vanno a creare loro la pressione aerea. In realtà poi che cosa succede? Che quando la bocca si chiude o si apre, di conseguenza ci sono altre parti anatomiche che vanno a chiudersi o ad aprirsi e quindi questo genera ancora di più questo problema di intonazione. Morale della favola di tutta questa risposta, che cos'è? Il flusso dell'aria non si comanda con la mascella o con i muscoli della bocca, ma si comanda dai muscoli addominali e comprendendo come funzionano i flussi pressori dell'aria. Quindi mi raccomando, ricordiamoci sempre che il sax, il clarinetto, gli strumenti a fiato in genere sono strumenti a fiato. Quindi, cos'è l'unica cosa importante degli strumenti a fiato? L'aria. Io spero che questa risposta possa essere utile a Maria Cristina. Vi saluto tutti, vi do appuntamento alla prossima risposta del giovedì e vi dico ciao ciao!